Salve ragazzi, ben trovati. Quello che vediamo qui davanti a noi è il Mazin Kaiser SRC Z Color Version, quindi nella sua colorazione cromata della Super Lega Z. Questo prodotto è uscito il 10 ottobre del 2014 in Giappone al prezzo di 8.747 yen. Quindi, come dicevamo, sulla facciata vediamo, oltre alla figura del Mazin Kaiser, possiamo notare il logo dei Super Robot Chokin, il logo del Mazin Kaiser, la scritta Super Robot Chokin Z Color Version, logo Tamashii Nations, logo Bandai e dall'altra parte il bollino Dynamic. Su una delle due facciate laterali possiamo notare il Mazin Kaiser in posizione statica, in alto scritto Super Robot Chokin Mazin Kaiser Chokokin Z Color Version e in basso il logo dei Super Robot Chokin. Sull'altro lato laterale possiamo notare le tipiche avvertenze scritte in giapponese. Sul retro della scatola possiamo vedere il Mazin Kaiser di schiena con in bella vista il Kaiser Skrander, la spada in mano. Sulla parte destra della scatola possiamo vedere in penombra il Mazin Kaiser, in alto scritto Mazin Kaiser Chokokin Z Color Version, con vicino il logo dei Super Robot Chokin. Sul lato superiore della scatola possiamo vedere la scritta Super Robot Chokin con il logo e Mazin Kaiser Chokokin Z Color Version, e dietro vediamo il Mazin Kaiser, in particolare il Mazin Kaiser di schiena. Stessa cosa la troviamo sul lato inferiore della scatola. All'interno della scatola troveremo due blister. Il primo è quello che vedete qui di fronte a voi, che contiene la Kaiser Blade con l'impugnatura a due mani e le ali del Kaiser Skrander. Nel secondo blister troveremo, oltre al corpo principale del Mazin Kaiser SRC, anche la Kaiser Blade con l'impugnatura singola, quindi ad una mano sola, il corpo principale del Kaiser Skrander, ossia quello che permette di attaccare il Kaiser Skrander stesso alla schiena del Mazin Kaiser, l'accessorio che, come in tutti gli SRC, permette di attaccare l'SRC, quindi in questo caso il Mazin Kaiser, allo stand espositivo, gli stage act quindi, e due paia di mani opzionali. All'interno della scatola troviamo anche il libretto di istruzioni che, come per tutti gli SRC, è un semplice foglio di cartoncino. Qui possiamo vedere tutto ciò che il Mazin Kaiser può fare. Quindi in alto qui abbiamo innanzitutto gli accessori, quindi le tre paia di mani. Il primo paio è quello che vediamo montato col pugno chiuso, poi il pugno semiaperto che permette l'impugnatura della spada e la mano semiaperta. Qui possiamo vedere invece tutte le altre opzioni che possiamo fare con il nostro Mazin Kaiser, e quindi permette di staccare il piede per avere più mobilità con la caviglia, di alzare il busto per avere più possibilità di inclinare il busto in avanti e indietro, la possibilità di muovere l'accessorio che abbiamo sul petto, quello da cui poi esce la vampa infernale, e il sistema di articolazione che abbiamo per la spalla, che è quello appunto che abbiamo già trovato sullo Shin Getter, ma anche sul Mazin Kaiser SRC di prima uscita. Qui abbiamo l'accessorio delle armi, e quindi la spada con doppia impugnatura, la spada con impugnatura singola. Quindi qua spiega come
permettere al Mazin Kaiser di impugnare le spade. La spiegazione del montaggio del Kaiserschrander e del montaggio quindi dello stesso sulla schiena del Mazin Kaiser. Qui in basso possiamo vedere anche la possibilità di poter staccare l'avambraccio, di come rinfilarlo, di dove attaccare il Kaiserschrander e dove poter infilare l'accessorio per poterlo esporre sullo stand espositivo. Bene, ecco il nostro Mazin Kaiser SRC fuori dal suo blister. Come possiamo subito vedere, salta all'occhio la sua colorazione cromata. Questo Mazin Kaiser è la copia esatta del Mazin Kaiser SRC uscito più o meno in questo periodo, quindi nel mese di novembre 2013, riproposto quindi in questa nuova colorazione della Super Lega Z. Quindi vediamo subito le parti cromate delle gambe, dell'addome, delle braccia e della testa. Il difetto che si ripropone in questo SRC, che comunque è quasi privo di difetti, però secondo me l'unica pecca che avevo già denunciato nella prima uscita è quella del fatto che il pilder non si stacca dall'alloggio della testa. Per il resto è un gran bel pezzo, alto come il suo predecessore, sui 18 cm e di un peso importante. Bene, ora andiamo a parlare di tutti i punti articolari di questo magnifico SRC. Come vedete, cominciamo dalla testa, può essere reclinata in avanti fino a questo punto e indietro, purtroppo per la presenza del collare, non può andare oltre questo. Le corna, come nella precedente versione, possono essere messe in avanti o indietro completamente. Come dicevamo già nella precedente versione, purtroppo il pilder è fisso e non si stacca. Il pettorale può fare questo movimento per permettere alle spalle di andare più in avanti. Continuiamo a parlare delle spalle. Da dietro possiamo vedere benissimo che se noi tiriamo le spalle esce fuori l'articolazione, come vedete, e questo per permettere al nostro Mazin Kaiser di raggiungere più pose dinamiche possibile. Qui, come vedete, abbiamo l'alloggiamento per infilare il Kaiserschrander, scusate. Sempre passiamo a parlare del busto. Qui, se tiriamo su, abbiamo la possibilità di allungare il busto, quindi la parte addominale, e quindi questo permette di avere maggiore possibilità di movimento. Vedete fino a che punto il busto
si può reclinare indietro e in avanti fino a questo punto. Per quanto riguarda le braccia, abbiamo parlato delle spalle, vediamo che può piegarsi l'avambraccio sul braccio fino a questa posizione e naturalmente, pettorina permettendo, il braccio può fare un movimento di 360 gradi. Naturalmente poi si può staccare l'avambraccio, il pugno, per poter permettere di mettere le option parts dinamiche, e in questo caso quello che è per simulare il turbo smasher punch. Passiamo quindi alla parte inferiore, quindi alle gambe. Possiamo vedere come nel precedente quindi la possibilità di movimento in avanti e indietro, della gamba. Lateralmente può raggiungere questo tipo di inclinazione, utilizzando anche quella dell'altra gamba può fare questo. Altra cosa che poi viene anche mostrata nel libretto illustrativo delle istruzioni è la possibilità di allungare la caviglia per permettere maggior movimento, e degno di nota anche la possibilità dell'articolazione del piede. Quindi questo è quello che può fare. Finiamo con la possibilità di piegare la gamba non più di questa inclinazione. Ecco il nostro Mazin Kaiser SRC in una prima posa, mentre impugna la Kaiser Blade a due mani. Come vedete anche la Kaiser Blade, questa con impugnatura doppia ma anche quella con impugnatura singola, hanno la lama cromata, quindi la spada è cromata. Non solo, quindi è cambiato il colore delle parti metalliche, quindi le cosce, l'addome, l'avambraccio e la testa, ma anche le cromature delle spade, nonché il rosso del pettorale del Kaiser Pilder e del Kaiser Skrander, che quindi risulteranno essere più metallizzati rispetto alla precedente versione. Ed ecco il nostro Mazin Kaiser SRC in una posa molto fiera. Io consiglio di
perfezionare la posa, magari ponendo dei Tamashii effect o blu o rossi, per capirci le fiamme. Secondo me si accosta molto bene alla posa, dà molto di demoniaco. Ragazzi, anche per questa video recensione è tutto. Questo Mazinger Kaiser in conclusione ve lo consiglio se non l'avete acquistato in prima battuta, quindi con la precedente uscita, vi consiglio di acquistare questo, ma anche se lo avete è sinceramente un buon prodotto, ma fa anche la sua figura con questa nuova colorazione. Certo la Bandai non ci aiuta creando varie colorazioni dello stesso personaggio. Comunque do sempre a questo prodotto un bell'8 e vi saluto affettuosamente e ci sentiamo e vediamo alla prossima video recensione. Ciao a tutti.